Quando iniziamo un'attività nuova, come studiare l'italiano, siamo guidati da un grande entusiasmo e siamo animati dal piacere dei progressi che facciamo. Questo succede per qualsiasi attività nuova: lo studio di una lingua straniera, una nuova attività sportiva, una dieta e così via. Piano piano è possibile perdere questo entusiasmo e questa motivazione, forse perché si intromettono attività e urgenze quotidiane. Quindi la motivazione tende a scendere. In questo video vediamo 5 punti fondamentali che sosterranno la tua motivazione nello studio dell'italiano. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piacciono i miei video e vuoi continuare a imparare l'italiano insieme a me, clicca sul bottone iscriviti per non perdere neanche un video che pubblico e, se necessario, puoi attivare i sottotitoli qui sotto. Vediamo il primo punto fondamentale relativo alla motivazione nello studio dell'italiano. La motivazione ha 3 assi fondamentali. Il primo è il dovere, che è il meno efficace. Devo studiare l'italiano perché mi obbligano, per esempio, a scuola. Il secondo asse è il bisogno. Ho bisogno di imparare l'italiano per superare l'esame di certificazione, avere la cittadinanza italiana, ottenere un certo lavoro. Il bisogno è un asse più efficace del dovere, ma non è sicuramente quello ottimale per mantenere la motivazione. Il terzo asse è il più importante, ovvero il piacere. Se ci piace quello che facciamo, continueremo a farlo. Produrremo dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere. Saremo sempre più motivati e più alta è l'emozione positiva, più alta è la motivazione, maggiore sarà il livello di memorizzazione di quello che studiamo. Quindi il segreto è rendere lo studio dell'italiano piacevole, sfruttare l'asse del piacere. Come fare tutto questo? Ti ricordo che quando studiamo una lingua straniera come l'italiano è importante dedicare parte del tempo all'acquisizione passiva della lingua, quindi all'immersione, e parte del tempo al lavoro attivo sulla lingua, in cui siamo attivamente coinvolti. Per quanto riguarda l'acquisizione passiva e l'immersione della lingua, possiamo attivare l'asse del piacere scegliendo risorse che ci piacciono su argomenti che ci piacciono. Io non guarderei mai un video in inglese o in francese sulla Formula 1, perché non me ne frega niente. Capirei poco e acquisirei molto poco. È importante quindi scegliere video, episodi del podcast, articoli su argomenti che ti interessano. Vediamo ora come rendere più piacevole il lavoro attivo sulla lingua italiana. Per esempio, se stai lavorando attivamente sulla memorizzazione di nuove parole, del lessico nuovo, come potresti rendere queste attività più piacevoli? Scegli un modo che ti piace. A qualcuno piace creare delle frasi con il lessico nuovo, riassumere un video o un articolo che hanno letto con il lessico nuovo, scrivere frasi. Puoi creare delle schede didattiche interattive, le famose flashcards, ma se fai questo, mi raccomando, ricordati di inserire sempre le parole nuove in contesto, non la semplice traduzione nella tua lingua. Se stai lavorando sulla produzione orale, qualcuno potrebbe divertirsi a mandare messaggi vocali a persone italiane o a compagni di studio. Qualcun altro vorrebbe invece trovare un insegnante con cui fare conversazione e studiare la lingua. Qualcuno si diverte a riassumere ad alta voce il contenuto di un film, di un video o di un articolo, magari registrando la propria voce e correggendo gli errori successivamente. A qualcuno piace ascoltare canzoni e cantare. Quindi è importante trovare il modo di rendere piacevole tutto quello che facciamo, sia a livello passivo, quindi argomenti e risorse che utilizziamo, sia a livello attivo, quindi attività che scegliamo di fare. Il primo punto importante quindi è il piacere. Il secondo punto invece è la
varietà. Che noia fare sempre le stesse cose e fare sempre le stesse attività. Certo, guardare più volte lo stesso video o ascoltare ripetutamente lo stesso episodio di un podcast è molto utile per acquisire la lingua e il lessico nuovo, ma è importante comunque dosare la ripetizione con la varietà. Quindi scegliamo risorse video o audio o articoli di giornale diversi. Variamo gli argomenti, sono sicuro che tu non abbia un solo argomento in cui sei interessato o interessata. E diversifichiamo anche le attività che facciamo. Per la produzione orale, se parli da solo o da sola tutti i giorni in casa, puoi scegliere di trovare un compagno di conversazione o un insegnante. Se di solito scrivi delle semplici frasi per memorizzare il lessico, puoi cominciare a scrivere dei testi più complessi. Se ti piace riassumere i contenuti di video o di articoli che leggi, puoi continuare a farlo, ma cercando di modificare le informazioni per creare un po' di varietà. Puoi fare un dettato, scrivere una poesia, registrare la tua voce quando parli, per riascoltarla e correggere gli errori. Puoi fare di tutto e di più per evitare la noia. Il terzo punto è un punto importantissimo di cui ho già parlato in questi video qui. Definire degli obiettivi. Obiettivi come imparare l'italiano, migliorare l'italiano. Sono obiettivi bellissimi, ma prima di tutto non sono obiettivi definiti. Come fai a quantificare un obiettivo come imparare l'italiano? In che modo saprai di averlo imparato? È importante definire degli obiettivi intermedi, a livello di attività, a livello di conoscenze grammaticali, dei piccoli obiettivi che potrai raggiungere piano piano e devono essere piccoli, facilmente raggiungibili, così una volta raggiunti, dopamina a 1000 e motivazione. Ma per sapere di più di questo argomento ti invito a guardare questi video. Il quarto punto è uno dei miei preferiti. Aggiungi un po' di sfida in quello che fai. Certo, è bello saper fare qualcosa e continuare a farlo per vedere che siamo bravi. Però se vogliamo migliorare è necessario continuare a fare qualcosa, ma a un livello un po' superiore. Aggiungere un po' di sfida. Questo ci permette di mettere alla prova le nostre capacità, di imparare qualcosa in più e di rimanere motivati. Come dicevo prima, se generalmente scrivi delle frasi per memorizzare il lessico, puoi cominciare a scrivere dei brevi testi. Se ti piace leggere raccolte di storie brevi, puoi cominciare a leggere un libro intero, non troppo lungo, e soprattutto adatto al tuo livello. La sfida è il motore della motivazione. E poi vediamo l'ultimo punto, anche questo importantissimo. Quando senti che la motivazione ti abbandona, quando non hai più nessuna spinta emotiva nello studio dell'italiano, accetta questa sensazione e prendi una pausa. Non studiarlo. Come i muscoli hanno bisogno di tempo e di riposo per crescere dopo un'attività fisica intensa, anche l'apprendimento di qualcosa ha bisogno di sedimentare e ha bisogno di riposo per fissarsi nella tua memoria. Prendi una pausa di qualche giorno, anche di qualche settimana, se vuoi. Non avere l'ansia di dimenticare le cose, perché so già che qualcuno sta pensando ma se dimentico tutto! Prima di tutto, in così poco tempo non potrai dimenticare tutto. E quelle poche cose che dimenticherai ritorneranno con una breve rinfrescata, con un ripasso. Questi erano i 5 punti cardine che dal mio punto di vista e per la mia esperienza sono i principali per mantenere alta la motivazione nello studio dell'italiano. Cosa ne pensi? Se vuoi puoi scrivere un commento qui sotto e darmi la tua opinione su questo argomento o per raccontarmi la tua esperienza. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.